Tot, la tavola di smeraldo. Tavola numero 8, la chiave dei misteri. A te, o uomo, ho dato la mia conoscenza, a te ho dato la mia luce. Ora ascolta e ricevi la mia saggezza portata dai piani dello spazio superiore ed ancora oltre. Non sono come l'uomo perché mi sono reso libero da dimensioni e piani. In ciascun piano assumo un corpo nuovo. In ciascun piano cambio la mia forma. Adesso so che il senza forma è tutto quanto è la forma. Grande è la saggezza dei sette, potenti sono loro dall'aldilà. Loro si manifestano attraverso il proprio potere, riversato dalla forza dell'aldilà. Ascolta queste parole di saggezza, ascolta e falle tue. Trovale nel senza forma, trova la chiave all'aldilà. È mistero la conoscenza nascosta, conosci e svelerai. Trova la saggezza profondamente nascosta e sii maestro di oscurità e di luce. Profondi sono i misteri intorno a te, nascosti i segreti dei tempi antichi. Cerca con le chiavi della mia saggezza, certamente troverai l'accesso al potere è segreto, ma chi lo raggiunge lo riceverà. Guarda la luce, o fratello mio, apri e riceverai. Inoltrati nella valle dell'oscurità. Vinci l'abitante della notte. Tieni sempre lo sguardo verso il piano luce e sarai uno con la luce. L'uomo si trova nel processo di cambiare in forme che non appartengono a questo mondo. Cresce nel tempo verso il senza forma, un piano del ciclo superiore. Sappi che dovrai diventare senza forma prima di poter essere uno con la luce. Ascolta, uomo, la mia voce che ti parla dei percorsi verso la luce, indicandoti la via della realizzazione, quando sarai uno con la luce. Cerca i misteri del cuore della terra. Impara la legge che esiste mantenendo le stelle nel loro equilibrio con la forza del vapore primordiale. Cerca la fiamma della vita della terra, riempiti con lo splendore della sua fiamma. Segui il percorso triangolato finché anche tu sarai una fiamma. Parla con parole senza voce a chi abita al di sotto. Entra nel tempio blu ed immergiti nel fuoco di tutta la vita. Sappi, uomo, che sei complesso, un essere di terra e di fuoco. Lascia che la tua fiamma splenda fulgidamente e tu sia solo fuoco. La saggezza è nascosta nell'oscurità. Quando sarai illuminato dalla fiamma dell'anima, troverai la saggezza e sarai un nato luce, un sole della luce senza forma. Cerca sempre più saggezza, trovala nel cuore della fiamma. Sappi che solo lottando la luce può riversarsi nella tua mente. Ora ho parlato con saggezza, ascolta la mia voce e obbedisci. Strappa i veli dell'oscurità. Splendi, luce sulla via. Parlo dell'antica Atlantide, parlo dei giorni del regno delle ombre, parlo dell'avvento dei figli delle ombre. Furono chiamati fuori dalle profondità dalla saggezza degli uomini della terra allo scopo di conquistare grande potere. In un lontano passato, prima dell'esistenza di Atlantide, là c'erano uomini che ricercavano nell'oscurità, usando la magia nera e evocando esseri dalle profondità sotto di noi. Così essi entrarono in questo ciclo. Erano senza forma, appartenenti a un'altra vibrazione. Vivendo non visti dai figli degli uomini della terra, solo attraverso il sangue sarebbero potuti essere formati. Solo tramite l'uomo avrebbero potuto vivere nel mondo. Nelle epoche passate furono vinti dai maestri, ricacciati giù nel luogo da dove provenivano. Ma ce ne furono alcuni che rimasero, nascosti in luoghi e livelli sconosciuti all'uomo. Vivevano ad Atlantide come ombre, ma a volte comparivano tra gli uomini. Sì, quando si offriva il sangue, venivano per dimorare tra gli uomini. Sotto sembianze umane si diffusero tra noi, ma solo a prima vista erano come gli uomini. Avevano la testa di serpente. Se si eliminava l'incantesimo, erano visibili all'uomo in sembianze umane. Si insinuavano nelle assemblee assumendo forme simili all'uomo.
trucidando con le loro arti i capi dei regni, assumendone le sembianze e regnando sugli uomini. Potevano essere scoperti solamente per mezzo della magia. Solo per mezzo del suono i loro volti potevano essere visti. Dal regno delle tenebre cercavano di distruggere l'uomo e governare al suo posto. Ma sappiate, i maestri erano potenti in magie, capaci di sollevare il velo dal volto del serpente, capace di ricacciarlo da dove era venuto. Vennero all'uomo e gli insegnarono il segreto, il verbo che solo un uomo poteva pronunciare. Rapidi allora sollevarono il velo dal serpente e lo cacciarono dalla terra degli uomini. Eppure, attenzione, il serpente vive ancora in un posto che a volte è accessibile al mondo. Non visti camminano tra noi in luoghi dove si compiono i riti. Di nuovo, in futuro, riprenderanno sembianze umane. Possono essere chiamati dal maestro che conosce il bianco o il nero, ma solo il maestro bianco riesce a controllarli e li può legare mentre sono incarnati. Non cercare il regno delle ombre, perché certamente il male apparirà. Solo il maestro di luminosità conquisterà l'ombra della paura. Sappi, o fratello mio, che la paura è un ostacolo enorme. Sii maestro di tutto ciò che è luce, e l'ombra sparirà presto. Ascolta e segui la mia saggezza, la voce della luce è chiara. Non cercare la valle dell'ombra e solo la luce apparirà. Ascolta, uomo, la mia profonda saggezza, parlo della conoscenza nascosta all'uomo. Sono stato lontano nel mio viaggio attraverso lo spazio-tempo, sino alla fine dello spazio di questo ciclo. Lì ho trovato la grande barriera, resistente all'uomo che tenta di uscire da questo ciclo. Sempre attenti, i bracchi della barriera sono in attesa di chi tenterà di passare. In quello spazio dove il tempo non esiste, vagamente sentii i guardiani dei cicli. Si muovono solo attraverso gli angoli, non sono liberi di muoversi nelle dimensioni curve. Strani e terribili sono i bracchi della barriera, inseguendo la coscienza sino ai limiti dello spazio. Non pensare di fuggire rientrando nel tuo corpo, perché loro veloci inseguono l'anima attraverso gli angoli. Solo il cerchio può darti protezione e salvarti dagli artigli dell'abitante degli angoli. Una volta, in un tempo passato, mi sono avvicinato alla grande barriera e ho visto ai confini dove il tempo non esiste le figure senza forma dei bracchi della barriera. Sì, li ho trovati nascosti nella foschia, oltre il tempo, e loro, fiutandomi in lontananza, si sono drizzati e hanno ululato il segnale d'allarme che si può sentire di ciclo in ciclo e si sono mossi attraverso lo spazio verso la mia anima. Prontamente sono fuggito davanti a loro, tornando all'inconcepibile limite del corpo. Prontamente sono fuggito davanti a loro, tornando dall'inconcepibile limite del tempo, ma dopo mi inseguirono sempre, muovendosi in strani angoli non conosciuti all'uomo. Sì, al grigio confine del limite dello spazio-tempo ho trovato i bracchi della barriera, infuriati per l'anima che tenta nell'aldilà. Fuggii attraverso i cerchi tornando nel mio corpo, fuggii e veloci mi inseguirono. Sì, i predatori mi inseguirono, cercando attraverso gli angoli di divorare la mia anima. Sì, sappi, uomo, che l'anima che tenta di passare la barriera può cadere in schiavitù dei bracchi dal di là del tempo, trattenuta finché questo ciclo sarà tutto completato e rilasciata solo quando la coscienza se ne va. Sono rientrato nel mio corpo, ho creato i cerchi che non contengono angoli, ho creato la forma che ebbe origine dalla mia forma. Ho posto il mio corpo in un cerchio perdendo gli inseguitori nei cerchi del tempo. Ma, anche allora, quando sono libero dal mio corpo, devo sempre essere cauto a non muovermi attraverso angoli, altrimenti la mia anima non potrebbe mai essere libera. Sappi che i bracchi della barriera si muovono sempre per angoli e mai nelle curve dello spazio. Solo muovendoti per curve puoi sfuggire loro, perché negli angoli ti inseguiranno. O uomo, ascolta il mio avvertimento, non cercare di infrangere l'accesso all'aldilà. Sono pochi quelli che riescono a oltrepassare la barriera verso la grande luce che splende al di là, perché sappi che sempre i guardiani cercano simili anime da trattenere in loro schiavitù. Ascolta, uomo, e presta attenzione al mio avvertimento. Cerca di non spostarti mai in angoli, ma solo in curve.
Se quando sei libero dal tuo corpo senti chiaramente un suono simile ad un latrato chiaro e sonoro di un bracco ed un richiamo dal tuo corpo, torna verso di esso in cerchi, non penetrare prima la foschia. Quando sei entrato nel corpo in cui dimori, usa la croce e il cerchio uniti. Apri la bocca e usa la tua voce, pronuncia il verbo e sarai libero. Solo chi ha il massimo della luce può sperare di oltrepassare i guardiani della via. E poi deve spostarsi attraverso strane curve e angoli formati in direzioni sconosciute all'uomo. Ascolta, o uomo, e stai attento al mio avvertimento. Nel percorso non tentare di oltrepassare i guardiani della via. Piuttosto dovresti cercare di ottenere la tua luce e prepararti a superare il passaggio sulla via. La luce è il tuo fine ultimo, o fratello mio. Cerca e trova sempre la luce nel tuo cammino.